Un caro saluto e grazie di essere su Canal 104 Plus, è il Plus che conta. Oltre a ricordare che c'è anche la piattaforma 104 Plus Telegram, comunico che per gli attenti all'alimentazione c'è anche 104 Food Telegram e il canale YouTube Canal 104 Food. Oggi vediamo l'analisi dettagliata del volo del missile eseguita dal team Smithsonian Channel il 14 luglio 2014 che sicuramente avete visto attraverso la fornita pagina indice alfabetico sotto le due voci razzo colpisce il firmamento e l'impossibilità di vedere la Luna sul globo, perché questo esperimento da solo dimostra al 100% che la Terra non è un globo. Andiamo a vedere insieme. Questo video si chiama Go Fast 2014, trovate due link nella descrizione. In pratica, questo video è un record mondiale per il razzo privato più alto mai lanciato nello spazio e si può vedere l'intero volo senza tagli ripreso dalle 3 telecamere di bordo. L'altitudine massima è di circa 120 km o 73 miglia. È incredibile, abbiamo già visto questa analisi. Come sempre la telecamera ha gli obiettivi fisheye, ma se osservate bene e sapete come funzionano gli obiettivi a occhio di pesce, la Terra è piana. Ho guardato questo video centinaia di volte, l'ho analizzato fotogramma per trovare la prova a sostegno della Terra piana o del modello della Terra sferica. E poi mi sono ricordato la Luna. Si vede chiaramente la Luna in questo video. Sarebbe possibile se la Terra fosse un globo? Se controllassi la posizione della Luna alla data e all'ora in cui è stato girato il video e scoprissi che la Luna si trovava dietro la curvatura, dimostrerei che la Terra non è un globo. Il video è stato girato il 14 luglio 2014. Purtroppo non sono riuscito a trovare l'orario del lancio del razzo e avrei avuto bisogno di quell'orario per determinare la posizione esatta della Luna. Ho iniziato a indagare per trovare un orario approssimativo del lancio. Ho trovato questo video girato pochi istanti prima del lancio. Ho fatto 2 giri intorno al razzo. E sono atterrato sano e salvo. Ora la mattina dopo ho fatto un breve volo poco prima del lancio. Avete sentito cosa ha detto? Ha detto la mattina dopo ho fatto un breve volo poco prima del lancio. Questo significa che il razzo è stato lanciato da qualche parte al mattino. Era sereno, il sole era già alto, quindi non poteva essere al mattino presto. Comunque, dopo il lancio, volavano in elicottero per vedere dove sarebbe atterrato il razzo. Per una frazione di secondo in questo video si vede un dispositivo GPS nell'elicottero che mostra l'ora. Sono le 11:40. Quindi il lancio è avvenuto approssimativamente tra le 8 e le 11. Il razzo è stato lanciato nel deserto di Black Rock in Nevada, USA. A luglio il fuso orario del Nevada è l'ora legale del Pacifico, che è tempo universale meno 7 ore. Ora controlliamo dove si trovava la Luna a quell'ora. Sto usando timeanddate.com e sto cercando di scoprire dove si trovava la Luna il 14 luglio dalle 15 tempo universale alle 18 tempo universale. Come potete vedere, al momento del lancio del razzo, la Luna si trovava in questa zona, proprio sopra l'Australia. Quindi, se la Terra fosse un globo, sarebbe impossibile vedere la Luna dal Nevada.
perché si troverebbe praticamente dall'altra parte del globo. Per comprendere meglio, c'è questo sito web chiamato solarsystemscope.com e qui potete anche simulare data e ora. Ho anche inserito la data corretta. Non sono sicuro del fuso orario. Pertanto l'ho posizionata in modo che la Luna fosse sopra l'Australia, come abbiamo visto su diamonddate.com. Quindi, se la Terra è un globo e se questo è il nostro sistema solare, ditemi com'è possibile vedere la Luna dal Nevada, USA, che è qui. È impossibile. Qui, vedete? È impossibile. Se dite che la Terra è un globo, per favore, spiegatemi come è possibile questo. Questo è tutto per oggi. Passate buone festività. Grazie di aver ascoltato fino alla fine. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e Il secolare nuovo ordine del male. Anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal è più che gradito.